Nel video precedente di questa serie Come girare un cortometraggio avevamo visto come prepararci al meglio per le riprese del nostro cortometraggio e in particolare il lavoro che noi come registi andremo a fare in vista delle riprese con ciascuno dei professionisti che abbiamo assunto, in particolare con gli attori e con il direttore della fotografia. Ad ogni modo, non mi dilungo oltre nella ricapitolazione del video precedente, ve lo lascio qui in alto qualora ve lo foste perso, vi invito a lasciarmi delle domande qualora ne aveste qui sotto nei commenti e noi procediamo con l'argomento di oggi, ovvero proprio il lavoro sul set. È finalmente arrivato il giorno delle riprese, siamo sul set, abbiamo 1.000.000 di cose da fare e ancora più cose a cui pensare. Come gestiamo il nostro tempo? Se avremo svolto correttamente il lavoro di preparazione in sede di pre-produzione, sul set noi registi potremo concentrarci sul lavoro con gli attori. Perché? Perché la loro interpretazione è l'unica cosa, o perlomeno una delle poche cose, che non potrete cambiare in sede di post-produzione durante il montaggio. Quindi il nostro lavoro come registi è assicurarci di ottenere sul set il meglio dell'interpretazione che ciascun attore può fornirci. Come registi naturalmente dirigiamo, gli diamogli note, diamogli indicazioni sul tipo di interpretazione che vogliamo ottenere da loro, ma ancora una volta mi raccomando, non siamo rigidi. Non diciamo all'attore quanti passi a sinistra deve compiere prima di girarsi a guardare l'interlocutore, quante volte deve sbattere le palpebre o a che secondo deve alzare il braccio destro, perché otterremo un'interpretazione meccanica. Abbiamo assunto degli attori, dobbiamo fidarci che loro sappiano fare il loro lavoro e se noi abbiamo fatto il nostro come registi e sceneggiatori in fase di pre-produzione, quindi scrivendo il personaggio e lavorando come registi con gli attori sui personaggi e sulle loro identità, dobbiamo fidarci che gli attori sapranno rendere i nostri personaggi, i personaggi che noi abbiamo scritto, al meglio. Altro aspetto molto importante, durante le riprese ascoltiamo il nostro assistente alla regia. Noi registi possiamo non essere pienamente soddisfatti di come è venuta una particolare scena, ma se il nostro assistente alla regia ci dice che è ora di passare alle riprese della scena successiva, si passa alle riprese della scena successiva. Questo perché un ritardo sul calendario delle riprese porta poi a un allungamento dei tempi di produzione che coincide inevitabilmente con un incremento del budget, cosa che non è mai desiderabile. Nei tempi morti sul set dedichiamo qualche minuto a riprese di riserva. Chiediamo per esempio al nostro direttore della fotografia di fare una panoramica delle location o di dedicare qualche inquadratura a un oggetto di scena particolarmente importanti ai fini narrativi. Questo è tutto girato che poi ci verrà utile in sede di post-produzione, in fase di montaggio, ed è sempre averne in più piuttosto che in meno. Abbiamo finito le riprese del nostro cortometraggio e adesso siamo sommersi da clips e file audio che vanno riordinati e montati in modo da formare il nostro film. Che facciamo? Assumiamo un montatore. Anche qui, se avete scritto e diretto il vostro cortometraggio, il mio consiglio è di lasciare che del montaggio si occupi qualcun altro di esterno che arriverà da fuori con una prospettiva nuova e fresca e apporterà la propria visione. Non è un caso che si dica che un film viene scritto in realtà 3 volte, ovvero in fase di sceneggiatura, chiaramente, in fase di riprese dove il creativo principale è il regista e in fase di post-produzione, di montaggio dove il creativo principale è chiaramente il montatore. Quindi ancora una volta accettiamo che il film sia il prodotto di un processo creativo collettivo e lasciamo che di questo processo molto tecnico ma anche molto creativo, proprio perché interviene sul modo in cui la storia viene raccontata, sulla sua struttura, si occupi qualcun altro. Questo montatore sicuramente opererà sotto la nostra supervisione come registi, ma perlomeno apporterà una visione fresca, una sua interpretazione della storia che voi avete già scritto e diretto. Il nostro montatore avrà bisogno di un tecnico del suono che prenderà i dialoghi che il fonico di presa diretta ha registrato sul set e li pulirà, aggiusterà i livelli, toglierà il rumore di fondo e ripasserà tutte queste clip audio al montatore che li incorporerà nelle varie versioni del film che ci mostrerà.
Avremo poi bisogno di un colorista, ovvero un professionista che colorerà digitalmente il nostro film e gli conferirà quell'atmosfera che noi registi vogliamo trasmettere. Colori più caldi per sensazioni di felicità, intimità e allegria e colori più freddi per un'atmosfera più cupa, apatica e triste. Qualora il nostro direttore della fotografia fosse disponibile e incline a farlo, lasciamo pure che sia lui a occuparsi anche della correzione del colore per il nostro film. Questo perché conosce i materiali usati durante le riprese, conosce la visione e la storia che noi registi vogliamo raccontare e si troverà a ritoccare un materiale che già conosce molto bene. Infine dovremo assumere un compositore, qualcuno che comprenda a fondo la storia che vogliamo raccontare e che sia in grado di tradurla su un pentagramma. In fase di selezione inviategli chiaramente la sceneggiatura, delle referenze di colonne sonore che vi piacciono, che vi sembrano particolarmente adatte al vostro cortometraggio e, se siete musicisti voi stessi, spiegategli anche in termini tecnici che tipo di musica volete per il vostro cortometraggio. Sempre come parte della fase di selezione per trovare il vostro compositore, potrebbe essere una buona idea richiedere una prova di colonna sonora. Scegliete una scena particolarmente significativa o importante dal punto di vista della narrazione all'interno del vostro film e richiedete una prova di colonna sonora su quella scena. Inviategli chiaramente la sceneggiatura, inviategli una versione anche provvisoria di quella scena messa insieme dal vostro montatore e il candidato che state selezionando per il posto di compositore si occuperà di inviarvi una prova di colonna sonora sovrapposta alla scena che voi gli avete mandato. Mi raccomando, ricordatevi di commissionare il lavoro definitivo a colorista e compositore solo dopo che il montaggio è stato approvato da voi registi e chiuso definitivamente. Questo perché se cambia la durata del vostro cortometraggio, questi due simpatici professionisti di qui sopra dovranno rifare il loro lavoro, per questo giustamente si indigneranno e vi chiederanno altri soldi. Poi è vero che il compositore può già cominciare a lavorare sulla colonna sonora del vostro film ancora prima che il montaggio sia chiuso e approvato. In effetti è buona norma proprio per accelerare i tempi di post-produzione. Ciò nonostante è molto importante che il montaggio sia molto vicino all'essere definitivo, proprio perché il compositore dovrà sapere con certezza, con esattezza, la durata di ciascuna scena in modo da poter progettare e calibrare la propria colonna sonora sul vostro cortometraggio. Una volta che anche la correzione colore e la colonna sonora del nostro cortometraggio sono stati ultimati, chi unirà questi input ed esporterà la versione finale del nostro cortometraggio? Il nostro simpatico montatore, che su nostra richiesta potrà occuparsi anche di aggiungere sottotitoli al nostro cortometraggio ed montare ed esportare un trailer. Occhio al trailer, non sottovalutatelo perché funzionerà un po' come un biglietto da visita per il vostro cortometraggio, oltre al fatto che sarà materiale utilissimo nel momento in cui dovete pubblicizzare il vostro cortometraggio. Per un cortometraggio di 10-15 minuti un trailer di 1 minuto è più che sufficiente. Puntate molto sulla musica e sulle clip più rappresentative della storia che volete raccontare con il vostro cortometraggio e dell'atmosfera che caratterizzerà poi il prodotto finito. Non so se ci avete fatto caso, ma in questi 3 video della serie Come girare un cortometraggio abbiamo continuato a ripetere la parola sceneggiatura. E l'abbiamo fatto proprio perché la sceneggiatura funziona un po' come una Bibbia per tutti i professionisti che concorrono alla realizzazione del cortometraggio. E infatti tutti questi professionisti, prima di rivolgere qualsiasi domanda al regista riguardo a che cosa esattamente è richiesto dal loro dipartimento, consulteranno la sceneggiatura ed è proprio lì che cercheranno una risposta. Quindi, ancora una volta, scrivere una buona sceneggiatura dal punto di vista della storia, del contenuto, della costruzione dei personaggi, ma anche dal punto di vista tecnico, in quanto a formattazione e impaginazione, è fondamentale, proprio per produrre un documento tecnico, pratico e facilmente consultabile da tutti i professionisti coinvolti. Ho fatto un video riguardo a come impaginare correttamente la vostra sceneggiatura seguendo gli standard della industry internazionale, ve lo lascio qui sotto nei commenti, andatevelo a guardare se ancora non l'avete fatto e qualora aveste domande lasciatemele nei commenti come sempre.
Fare un cortometraggio è un'avventura non solo creativa ma anche logistica, ma se affrontiamo tutte le fasi di preparazione nel modo corretto, come abbiamo visto, arriveremo sul set e poi in fase di post-produzione preparati e affiancati da professionisti validi che daranno il meglio di sé per la realizzazione di un prodotto di cui andare veramente fieri. Come sempre, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e vi invito anche a iscrivervi al canale per altri contenuti riguardo a storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa e fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete girato un cortometraggio, se state per farlo, come è andata e magari anche se avete consigli dei quali non abbiamo parlato che volete condividere. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!